sono Andrea, svolgo il ruolo di sviluppatore software da oramai 6 anni per la parte OT. OT cosa significa? È tutta quella branca che comprende la gestione della serializzazione, ovvero come viene tracciato il blister che sta dentro un astuccio, che sta dentro uno scatolone, che sta dentro un pallet e poi verrà esportato e gestito dai sistemi di livello superiore che si occuperanno dell'esportazione dei seriali ai ministeri vari, alle farmacie e così via. Nel nostro ufficio noi siamo divisi sostanzialmente in 3 sottoteam. 2 persone si occupano del testing del software, quindi tutto ciò che è in output da noi sviluppatori viene dato in pasto a loro, che devono fare di tutto per cercare di romperlo e segnalarci gli errori, perché così possiamo correggerli e dare un software di qualità maggiore all'esterno. E invece altri 2 team sono entrambi di sviluppo, sono composti da 3 persone ciascuno. Un team si occupa della parte di UI, quindi è tutta quella parte di API che sono dei sistemi di comunicazione tra il back-end, cioè ovvero ciò che gira sul sistema, e ciò che viene visualizzato poi su un'interfaccia web, la quale riprende tutto ciò che sta avvenendo sul back-end. E invece il team di cui faccio parte io è quello di cosiddetto legacy. Noi ci occupiamo dello sviluppo della parte, diciamo, di back-end del software, quindi si può spaziare dalle implementazioni di nuove stampanti a implementazione di nuovi algoritmi, nuove strategie, nuove parti di software, ad esempio scrittura di file, lettura, comunicazione con servizi esterni e così via. Tutti questi lavorano con la stessa metodologia Agile. Agile cosa significa? È un metodo di lavoro adeguato per team di sviluppo relativamente piccoli, quindi fino a circa 10 sviluppatori, in cui si lavora a sprint di 2 settimane. Che cos'è uno sprint? Uno sprint è un insieme di task che il team dice: dobbiamo svolgere questi task A, B, C, D in queste 2 settimane, ognuno si prende in carico un task, lo svolge, quindi è in progress, sviluppo, è finito, c'è una fase di review, magari anche di sistemazione, di correzione, e poi il task è finito. Questa metodologia, lo sprint, inizia con lo sprint planning, ovvero è una delle cerimonie che si fa di solito il lunedì di inizio sprint, in cui tutto il team si ritrova e decide prendendo dal backlog, quindi ovvero tutto l'insieme dei task, decide quali sono i task da sviluppare per questo sprint. Una volta iniziato lo scope, ovvero il goal dello sprint, l'obiettivo, non dovrebbe mai cambiare, si va avanti, di solito durano 2 o 3 settimane, noi abbiamo una metodologia a 2 e quindi il venerdì della seconda settimana si fa un'altra cerimonia che è chiamata sprint review più retrospective, ovvero si analizzano tutti i task che sono stati svolti, se ci sono stati intoppi, come mai, e poi c'è il retrospective in cui ognuno di noi tira fuori degli argomenti relativi al lavoro, alle interazioni umane, di cosa è andato bene, di cosa è andato male e cosa si può fare per migliorare o mantenere questi comportamenti. In tutto questo c'è una cerimonia giornaliera che è chiamata lo Scrum o stand-up meeting, ovvero tutti i giorni a un certo orario ci alziamo in piedi e ognuno dice cosa ha fatto il giorno precedente, c'è stato qualcosa che l'ha bloccato e cosa farà oggi. Se è rimasto bloccato, ovviamente si chiede aiuto a qualcun altro e dici: sono rimasto bloccato perché, quindi ho bisogno della persona X, mi puoi dare una mano? E questo qui è comunque un'interazione che c'è tra tutti i membri del team. Io sono arrivato in Savision da un'esperienza precedente in cui facevo sempre lo sviluppatore, ma in consulenza per una grande banca. Ci sono delle differenze sostanziali nel fare lo sviluppatore tra la consulenza e in un'azienda di prodotto, perché in consulenza sostanzialmente tu sei dipendente di un'azienda che ti vende a qualcun altro e il tuo riferimento è sempre qualcuno di esterno, non è quasi mai un tuo collega diretto. Il cliente ti dice devi fare ABC, tu fai ABC e spesso e volentieri non riesci neanche a vedere la soluzione finale implementata. Essere uno sviluppatore di prodotto ti dà proprio la sensazione di essere immerso davvero in quello che stai facendo. Ti senti parte di un qualcosa di più grande, possibilità di vedere la tua soluzione finale, di discutere di come deve essere implementata, di come deve andare avanti. Qua abbiamo trovato un problema, lo dobbiamo risolvere, lo risolviamo in questo modo, cosa mi consigli tu? E cosa molto importante, noi abbiamo anche un laboratorio in cui abbiamo a disposizione telecamere, stampanti, laser,
quante altri strumenti possiamo aver bisogno, in cui possiamo direttamente provare la soluzione che stiamo implementando, anche quando siamo ancora in fase di sviluppo, non solo alla fine e poi bisogna ritornare indietro. Quindi in alcune occasioni sviluppiamo direttamente in questo laboratorio tenendo conto delle difficoltà e delle soluzioni, degli strumenti disponibili. In questi anni in SEA Vision ovviamente le mie competenze sono cambiate, migliorate. Ad esempio, sicuramente è migliorata la mia capacità di scrivere direttamente software in C++. Un'altra competenza che è molto migliorata è, non derivante direttamente dal lavoro ma strettamente correlata, è la mia capacità di parlare e scrivere in inglese e conversare, perché durante questi 6 anni ho avuto modo di fare alcune trasferte di lavoro, di cui appunto alcune all'estero che hanno richiesto molto tempo, e quando sei fuori dall'Italia devi parlare in inglese, che è la lingua che parlano più o meno tutti, e in questo modo io ho potuto migliorare di molto le mie capacità. La capacità che ho migliorato di più e che sento che si può ancora migliorare è quella di saper lavorare in team. È fondamentale perché comunque coi colleghi di lavoro ci passi gran parte della tua giornata, sono almeno 8 ore più la pausa pranzo, arrivi, la pausa caffè, quindi è quasi metà giornata che passi coi colleghi, e se non trovi persone con cui vai d'accordo o ti trovi bene, diventa anche pesantissimo lavorare e lavori male. Saper lavorare in team è anche saper come comunicare con il tuo collega, con i colleghi, con i reparti esterni, saper comunicare bene cosa vuoi, quali sono le emozioni, cosa stai provando, hai bisogno di aiuto. Uniti si vince, da soli si perde. Appunto, noi SEA Vision abbiamo la possibilità di utilizzare un orario flessibile, ovvero ci permette di entrare senza particolari problemi tra le 8 e le 9:30 del mattino. Di conseguenza si uscirà più tardi, quindi devi uscire tra le 5 o le 6:30. Questa flessibilità a me personalmente viene molto comoda, perché ti aiuta con... non devi svegliarti sempre presto al mattino, non hai il vincolo di oddio devo partire entro le 7:23 perché sennò poi c'è troppo traffico per strada. Oppure, come faccio spesso io tra marzo, aprile e ottobre, vengo a lavorare in bicicletta. E un'altra possibilità molto, anche al passo coi tempi che abbiamo, è quella di poter lavorare da casa. Noi abbiamo un giorno di smart alla settimana, il venerdì, e questo viene comodo perché comunque il venerdì puoi lavorare da casa, è sul fine settimana, sei nella tua intimità, nella tua tranquillità, e si sviluppa anche meglio il software, in un certo senso, perché non hai interruzioni, non c'è nessuno, sei del tuo ambiente preferito. E appunto noi il venerdì abbiamo, come anticipavo prima, una delle cerimonie dell'Agile, che è la sprint review e retrospettiva. Noi facciamo, il nostro team, questa cerimonia la svolge appunto il venerdì pomeriggio, la svolgiamo da remoto perché quasi tutti di noi lavoriamo da remoto il venerdì. Facciamo questa riunione che è particolarmente lunga perché dura circa 2 ore e mezza. Siamo in tanti, dobbiamo parlare, esprimere cosa è andato bene, cosa è andato male, e la particolarità è che noi la facciamo sempre con la telecamera accesa perché vogliamo mantenere un contatto umano. Vive in un ambiente molto dinamico e molto giovane, quindi la maggior parte delle persone sono tutte intorno alla stessa età, siamo molto vicini di età, persone con un background anche simile, e quindi risulta anche più facile creare dei legami che vadano anche oltre al semplice rapporto di lavoro e possono anche estendersi fuori dall'ambiente. Alcuni legami si può anche diventare amici, conoscere persone con cui fare viaggi, fare l'aperitivo del venerdì e così via. Ogni giorno la mia sfida è quella di entrare in SEA Vision e imparare sempre qualcosa di nuovo, affrontare le sfide, imparare e vincerle per farne tesoro un domani.